Ciao ragazzi, in questo tutorial continuiamo il discorso iniziato nel video precedente sulle interessanti opzioni che Excel ci mette a disposizione quando vogliamo incollare i dati copiati. Nello specifico, analizziamo le opzioni presenti nella wizard che compare quando clicchiamo sul comando incolla speciale e mostriamo come sia possibile anche copiare e memorizzare fino a 24 elementi in una o più cartelle di lavoro, per poi incollarli quando ci si presenta la necessità. Iniziamo! Quando copiamo i dati presenti in un intervallo e clicchiamo con il tasto destro in una qualsiasi cella del foglio di lavoro, possiamo selezionare l'opzione Incolla speciale. In questo modo ci si apre una wizard con molte opzioni che ci consentono di incollare solamente ciò che desideriamo. Ora affianchiamo questa wizard ai 14 pulsanti descritti nel video precedente, poiché molte di queste opzioni sono già state descritte nel video numero 36 di questa playlist, di cui vi riporto il link in descrizione. Le uniche opzioni che dobbiamo ancora descrivere sono queste tre: le opzioni Incolla operazione e l'opzione Salta celle vuote. Anche se le opzioni per incollare i commenti, le note e la convalida sono già state descritte nei video 33, 34 e 35 di questa playlist in cui ho trattato tali argomenti. Per incollare i commenti oppure le note presenti in una cella del foglio di lavoro è sufficiente copiare la cella, selezionare la cella corrispondente in cui vogliamo incollare i commenti e le note e cliccare su Incolla speciale, per poi selezionare l'opzione Commenti e note e cliccare su OK. In questo modo, come si può notare, il contenuto della cella di destinazione e la sua formattazione non sono variati, ma è comparsa la nota. Questa opzione, come ho già detto, funziona anche selezionando un intervallo di celle. Incollando i commenti e le note, possiamo notare come questi siano comparsi in tutto l'intervallo. L'opzione sottostante, Incolla convalida, ci consente, dopo aver copiato un intervallo di dati, di incollarne solamente i criteri di convalida e dunque cliccando col tasto destro su una qualsiasi cella dell'intervallo di destinazione possiamo incollare la convalida e possiamo notare che il contenuto e la formattazione delle celle di destinazione sono identici, ma è comparso il messaggio di input. Inoltre, inserendo un dato non consentito, possiamo notare che compare anche il messaggio di errore personalizzato che avevamo inserito nella lezione precedente. Clicchiamo ora sul pulsante Annulla e vediamo come si incollano tutti i formati condizionali di unione. Come si può notare, nella colonna Importo ho applicato una formattazione condizionale con barre di dati, mentre nella colonna totale corrispondente una formattazione condizionale con set di icone. Selezionando e copiando la colonna Importo e successivamente cliccando con il tasto destro nella cella L4, possiamo utilizzare l'opzione Incolla speciale ed incollare tutti i formati condizionali di unione. In questo modo, la formattazione condizionale presente nell'intervallo di origine, cioè quella a barre di dati, verrà incollata nelle celle di destinazione e si adatterà perfettamente al loro contenuto. Selezionando il pulsante CTRL qui in basso a destra si può notare che è comparso un quindicesimo pulsante, il pulsante Unisci formattazione condizionale. Quindi, quando selezioniamo un intervallo contenente una formattazione condizionale, l'opzione è già presente nei pulsanti che compaiono quando clicchiamo sulla freccina accanto a Incolla speciale. Vi voglio ora mostrare a cosa serve l'opzione Salta celle vuote. Quando abbiamo un intervallo di dati contenente qualche cella vuota, possiamo copiare tale intervallo ed incollarlo in un'area di lavoro in cui sono già presenti dei dati. Utilizzando l'opzione Salta celle vuote, verranno incollati solamente i dati presenti nelle celle con valori, mentre le celle vuote dell'intervallo non verranno sostituite ai dati presenti in precedenza. Se infatti avessi copiato ed incollato semplicemente i dati, anche le celle vuote sarebbero state incollate nell'area di destinazione
Quindi, riepilogando, quando vogliamo incollare solamente il contenuto di alcune celle, magari perché sono variate rispetto ai valori precedenti, ignorando le celle che sono rimaste invariate, possiamo cancellare le celle che sono rimaste invariate ed incollare tutto l'intervallo, in modo da incollare solamente i valori che sono variati, lasciando le altre celle invariate. Vediamo ora come si incollano i dati effettuando operazioni aritmetiche. Nella tabella qui a sinistra sono riportati i prezzi delle bevande calde in un bar. Vogliamo aumentare tutti i prezzi di 10 centesimi, cioè di 0,10 euro. Copiamo dunque il valore 0,10 e selezioniamo l'intervallo dei prezzi delle bevande calde. Cliccando ora con il tasto destro e selezionando Incolla speciale, selezioniamo l'operazione Addiziona e clicchiamo su OK. Come si può notare, ora tutti i prezzi sono aumentati di 10 centesimi. Il difetto di questo tipo di opzione incolla speciale è che incolla il formato della cella di origine e dobbiamo dunque ripristinare il formato originale, magari selezionando queste celle, copiando il formato ed incollandolo qui, per poi ripristinare anche il formato contabilità. Se volessimo poi tornare ai prezzi originali, potremmo copiare nuovamente la cella contenente il valore 0,10, selezionare l'intervallo dei dati ed incollare selezionando l'operazione Sottrai, per poi formattare nuovamente l'intervallo. In questo secondo esempio, la tabella riporta i dati relativi al costo di alcuni interventi di assistenza tecnica ai PC portatili. Vogliamo scorporare l'IVA. Siccome di solito l'IVA è al 22%, dobbiamo dividere ognuno di questi costi per 1,22. Se invece l'IVA fosse al 10%, dovremmo dividere per 1,10 e nel caso di aliquota al 4% dovremmo dividere per 1,04. Copiamo ora la cella contenente il valore 1,22 e selezioniamo l'intervallo dei costi. Ora clicchiamo con il tasto destro sopra tale intervallo e selezioniamo l'operazione Dividi. Cliccando su OK abbiamo effettuato lo scorporo dell'IVA e non ci resta altro che riformattare le celle. Se poi volessimo ricalcolare i prezzi visti in precedenza, non dovremmo far altro che incollare nuovamente utilizzando l'operazione moltiplica. Oppure, se questi costi fossero stati senza IVA, avremmo potuto moltiplicare per 1,22 in modo da trovare i prezzi comprensivi di IVA. Anche con le altre aliquote la procedura sarebbe la stessa. Torniamo ora ai prezzi iniziali e supponiamo di voler fare uno sconto del 20% su tutti i costi. Digitiamo in una cella il valore 0,80 e copiamo tale valore. Selezioniamo di nuovo i costi ed incolliamo utilizzando l'operazione moltiplica. In questo modo tutti i valori vengono moltiplicati per 0,80 e cioè scontati del 20%. Per concludere, vi voglio ora mostrare come è possibile copiare fino a 24 elementi, in modo da poterli incollare anche in un secondo momento. Per riuscire a effettuare operazioni di questo tipo è sufficiente selezionare la scheda Home e qui nel gruppo Appunti cliccare sul pulsante di gruppo. Si apre così il riquadro Attività Appunti. A questo punto possiamo selezionare un qualsiasi foglio di lavoro e copiare delle parti all'interno di esso, ad esempio quest'area e come si può notare qui nel riquadro attività compaiono le aree copiate. Inoltre è possibile selezionare altri software, ad esempio PowerPoint, e copiare elementi all'interno di essi. Possiamo selezionare ad esempio anche un file di Word e copiare qualche paragrafo. Come si può notare ora riducendo a icona queste finestre, nel riquadro appunti sono comparsi gli elementi appena copiati. Selezioniamo ora un foglio di lavoro vuoto ed incolliamo cliccando su questi pulsanti le parti copiate. Ad esempio, dopo aver incollato l'immagine in PowerPoint, selezioniamo un'altra cella ed incolliamo le celle Aumento prezzi. Selezioniamo un'altra cella ed incolliamo i paragrafi di Word ed infine selezioniamo una nuova cella e copiamo la tabella Excel. Quindi il riquadro Attività Appunti ci permette di copiare anche molti elementi per poi incollarli quando ci occorrono.
Una volta che gli elementi non ci occorrono più, possiamo cliccare sul pulsante Cancella tutto e vuotare la memoria, per poi chiudere il riquadro appunti che occupa inutilmente spazio sullo schermo. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial parleremo di temi, colori e degli stili cella, argomenti che spesso vengono considerati di minore importanza, ma che vengono sempre richiesti in sede d'esame durante gli esami MOS. Vi aspetto! Ciao!